Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Toro, e le tendenze energetiche disponibili per l'estate 2026. Ragazzi, abbiamo tre arcani maggiori: il giudizio, il diavolo e il matto. E leggendoli così in quest'ordine sembra quasi che qualcuno di voi possa ehm, prendere consapevolezza, mi verrebbe da dire, di quello che sono i condizionamenti, le criticità di una situazione, magari di una relazione, della vostra vita in generale. E con questo matto io ho come la sensazione che ci sia come un nuovo inizio, come se fosse un momento di pulizia, anche se vogliamo, no? Il matto è uno di quegli archetipi che lascia tutto quello che ha e parte per nuove avventure. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo, ok, a vedere quali sono le energie. Iniziamo con un fante di coppe. Abbiamo un cavaliere di spade. Abbiamo un 5 di coppe. Abbiamo un fante di bastoni, il giudizio nuovamente, e un 10 di coppe, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' qual è il movimento energetico più importante del periodo, e in un secondo momento poi mi è venuta la stretta poi e andiamo a vedere i vari settori, ok? Quindi è una specie di versione ridotta della semestrale, mettiamola così, ci sono proprio solo i punti salienti. Ehm, Vi ricordo, ragazzi, che sono gli ultimi giorni per poter approfittare della lettura semestrale in promozione. Per qualsiasi informazione mi potete contattare via mail o via WhatsApp. Allora, partiamo da questo fante di coppe. Abbiamo un mago e un 7 di bastoni. Andiamo a vedere anche il cavaliere. 8 di bastoni, 9 di pentacoli e 2 di spade. Sembra quasi che ci sia come o un'offerta con questo fante di coppe, l'inizio di qualche cosa potrebbe essere, perché c'è anche un mago, è come un'azione, un'iniziativa. Potrebbe essere che durante quest'estate, quello che resta dell'estate, sono un po' in ritardo quest'anno con le pubblicazioni, però è come se arrivasse qualche idea, qualche nuova proposta, qualche nuovo progetto da poter iniziare. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Giudizio, avete 3 volte la carta del giudizio. Io credo che qui abbasserete un po' le difese. Con questo cavaliere di spade sento che andrete dritti verso i vostri obiettivi, qualsiasi sia l'obiettivo. Adesso io non lo so che cosa fa riferimento questo nuovo inizio per voi, questo mago.
però come la sensazione che potreste addirittura non dire niente a nessuno di quello che avete intenzione di fare, e nonostante i dubbi che effettivamente potrebbero ancora esserci, sento che con questo Cavaliere di Spade andrete dritti, perlomeno sarete molto determinati. È come se perdeste un po' di insicurezza qui. Potrei anche vederla come una perdita di ingenuità, perché effettivamente poi avete qua il giudizio e ho come la sensazione che finalmente durante quest'estate vediate quello che prima non si vedeva con questo 4 di coppe. È come se riusciste a focalizzare qual è questo vuoto, questo condizionamento, potrebbe essere una manipolazione per qualcuno, come se ci fosse un personaggio intorno a voi che facendovi delle offerte, che insomma potrebbe, diciamo così, voler trarre vantaggio da voi. Qui questo 5 di coppe può far riferimento alla delusione dell'accorgersi di questa potenziale manipolazione, piuttosto che controllo, piuttosto che condizionamenti con questo diavolo, per ognuno di voi è diverso. E poi con questo fante di bastoni sento che c'è come la volontà, la voglia di intervenire per, per colmare questo vuoto. Scusate, voglio una carta per il 9 di pentacoli. Credo che qualcuno abbia come da riequilibrare la sua indipendenza e la sua autonomia. Effettivamente ha senso. Quando siamo in questa fase di Fante di Coppe, il Fante di Coppe è un personaggio genuino, giovane, che si fa prendere dai facili impulsi, non è molto razionale per capirci, no? E questo fa sì che la persona sia come in carenza di dipendenza, scusate, di autonomia, ok? Nel senso che è una persona che si lascia trascinare dalle emozioni, però poi nel lungo periodo è come se non riuscisse a badare a se stessa. È un po' questa sensazione quella che ho e in questo periodo potreste effettivamente rendervi conto di quello che non va, di quello che vi condiziona, di quello che crea questa sorta di tossicità, chiamiamola così perché è un diavolo, in realtà è più un condizionamento, qualche ideale che vi fa reagire in modi che potreste cambiare. Però qui, con questo giudizio, vedrete chiaro. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 2 di pentacoli, c'è come da intervenire su vari fronti, anche qui avevate un 2 di spade e papa. Potrebbe esservi utile un maestro in questo periodo, considerato il papa. Non deve essere necessariamente un maestro nel senso una persona fisica, può anche essere un libro, può essere un percorso, può essere un podcast, qualcosa che vi aiuti a capire come intervenire per riportare questo equilibrio, perché già siete working in progress, secondo me. Molti stanno già rielaborando o elaborando ed è per quello che secondo me starete un po' più zitti del solito. Cioè come se ci fosse qualche idea, qualche nuovo inizio, qualche cosa che voi volete fare, per la quale andrete dritti, riuscirete a vedere facendo questa cosa o iniziando questo percorso, quelli che potrebbero essere i punti ciechi che fino ad adesso non avete visto e farete qualche cosa per rimetterli in equilibrio. Potrebbe volerci un mediatore, una guida, qualcuno che vi dà una dritta, un maestro. Andiamo a vedere il giudizio. Potrebbe anche essere un percorso di crescita spirituale, quello che potreste iniziare in quest'estate. Andiamo a vedere il giudizio. Fante di spade. È il controllo quello che vi frega. E fante di bastoni.
tanti fanti. Probabilmente c'è questo progetto, questa nuova iniziativa, questo nuovo cammino con questo matto che state iniziando o che volete iniziare, nel quale siete inesperti. Quindi qui le carte vi dicono, piuttosto che iniziare senza avere delle solide basi autonome di indipendenza, fatevi aiutare da qualcuno. Andiamo a vedere anche il 10 di coppe. 9 di bastoni. E giustizia. Sì, ragazzi, vi dirò, sono due carte queste che parlano anche di contratti. Quindi, se fosse una nuova attività lavorativa, un nuovo progetto, qualcosa per lo stile, può essere che entro la fine dell'estate, che più o meno è verso la metà fine di settembre, poi i tempi teneteli elastici, però può esserci come questo contratto, questo accordo, questa regolarizzazione, questo riequilibrio, se vogliamo, ok? Allora, andiamo a vedere i vari settori. Partiamo da che cosa partiamo? Partiamo dall'amore, va? Visto che di solito con la ruota del destino parto dal lavoro, oggi partiamo dall'amore. Allora, ragazzi, se siete single, io credo che quest'estate una persona potrebbe entrare. Vi dico già subito i segni zodiacali perché diversamente poi mi dimentico. Allora, potrebbe esserci Sagittario, Toro, Bilancia, potrebbe essere Cancro e Ariete, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Quindi devo dire che secondo me appunto conoscerete questa persona potrebbe essere, come dire, abbastanza travolgente la situazione, secondo me, mentre voi probabilmente avete bisogno di fare le cose un pochettino più con calma, ma sento che ridimensionerete un po' i ritmi per quello che riguarda questa conoscenza, insomma. Ehm, Vi dico anche che se state aspettando che qualcuno dal passato ritorni, ehm, può esserci un ritorno, o comunque c'è come un vedere qualcuno che avete frequentato in passato, incrociarsi, scontrarsi, beccarsi per caso con qualcuno che non vedete da tanto tempo o che non sentite da tanto tempo o che è proprio lontano anche a livello geografico. Ehm, lavorate sulla vostra indipendenza, sulla vostra autonomia, mi verrebbe da dire, perché qui da divertirsi ce n'è, ma vi dico che con queste carte è come se avesse bisogno di ritrovare prima un vostro equilibrio, un vostro centro, un vostro focus. È come il, ok, vedo dove mi faccio condizionare, ipotesi, nelle relazioni, dove io mi condiziono, dove io mi metto limiti e parto come nuovo, lascio come indietro questo lato un po' tossico di me, perché io stesso mi creo tossicità e mi viene da dire riparto alla grande con questo matto. Se foste in coppia, io sento che anche qui c'è tanto entusiasmo, secondo me, c'è voglia di fare. Potrebbe essere per qualcuno un po' difficile magari avere una comunicazione lineare in questo periodo. Ci si prova, questo sento, però è come se ci fossero dei punti dove non siete d'accordo e si fa fatica a trovare un punto di incontro, ma alla fine dell'estate con il Papa e la giustizia si trova. Sento che sarete più voi che
cederete, mi viene da dire, con questo 9 di bastoni. E che sento un po' che è come se il comportamento di uno bloccasse il comportamento dell'altro o dell'altra, adesso vabbè. Ehm, è come se uno dei due stesse in fase controllo e l'altra parte, sapendo che è controllato, non fa niente. Ci sono delle dinamiche un po' tossiche, un po' così, un po' di controllo più che tutto, no? Come se qualcuno non si sentisse veramente libero. Se parliamo di storie clandestine, mm, clandestine, non etichettate, non ben definite, anche qui sento che entro la fine dell'estate le cose si definiranno. Sento che per molti prenderanno, verrà come messa un'etichetta, verrà anche ufficializzata, secondo me, questa situazione o questa relazione. Ah, una cosa, ragazzi, non vi ho detto prima, se siete in coppia da tanto tempo, con questo fante di coppa al contrario, che secondo me può essere tipo più una battuta o un tastare il terreno da parte di uno dei due, poi è come se ci fosse un discorso che si apre e per qualcuno con il Papa e la giustizia si potrebbe parlare di matrimonio. Però qui sento come una credenza limitante che potrebbe farvi pensare che farvi sposare vi incatena o andare a convivere. Non lo sento tanto, però c'è un qualche cosa legato all'ufficializzare la relazione che vi fa sentire incatenati qua, secondo me. Fatemi sapere poi nei commenti. Allora, per quello che riguarda invece gli affetti familiari, gli amici, i vicini di casa, i colleghi, diciamo la famiglia di anime, sento che è un buon periodo, potrebbero esserci delle nuove iniziative che poi vengono concretizzate, potrebbe esserci come qualche nuovo progetto, quindi devo dire che tutto sommato è un buon periodo. Potrebbero invitarvi in una casa in campagna o alla casa al mare. Parliamo di lavoro. Allora, se siete senza lavoro, vi dico, secondo me è facile che possiate firmare dei contratti in questo periodo con queste carte. Possono essere pre-contratti, possono essere solo accordi, però ci sono come forti probabilità che effettivamente ci sia un inizio. Essendoci il diavolo per qualcuno potrebbe anche essere un lavoro in nero, però vi dico, con il Papa e la giustizia non lo sento tantissimo, eh. Magari potrebbe essere un secondo lavoro che inizia un po' così e poi si sviluppa in qualche cosa di più, però lo sento abbastanza positivo, devo dire. Per le persone che sono dipendenti, allora potrebbero cambiarvi dei turni in questo periodo, o comunque potrebbe esserci come una differenza di turni magari per le sostituzioni estive. Però tutto sommato sento che siete dei punti di riferimento per il posto dove siete. In realtà spero che siate in vacanza, però, però per chi magari non le avesse nel periodo estivo, sento che diventerete come un punto di riferimento, è come se si aprisse un nuovo tipo di responsabilità, mi viene da dire. Per le persone che sono autonome, anche per voi è un periodo proficuo per rivedere dei contratti, fare nuove alleanze, proporre collaborazioni, cioè sento che è un buon periodo per cominciare qualche cosa di nuovo, può essere un nuovo progetto, un nuovo servizio, una nuova collaborazione, appunto. Per qualcuno si tratta di ripescare un progetto dal passato. Se parliamo di soldi,
se parliamo di soldi, vi conviene monitorare bene le spese, non che senta particolari problemi. Avete un 9 di pentacoli, però è come se fosse da monitorare, da tenere sott'occhio. È come se doveste prendere più coscienza, più consapevolezza delle spese che avete bancarie, delle entrate potenziali, di quanto potete, diciamo, tenere come polmone di scorta. È un po' come se doveste riidentificare i vari mucchi, le varie casse di quello che vi entra e di quello che vi esce. Però a parte questo, niente di che. Può essere che qualcuno... Fatemi vedere, fatemi vedere. Se avete dei debiti, può essere che qualcuno qui possa, mi viene quasi da dire, o rifinanziare un debito o ricontrattare un debito. C'è come un alleggerimento in questo senso, ok? Devo dire che tutto sommato è un buon periodo. Può essere che, allora, per chi non si ferma, può essere che effettivamente alla fine dell'estate accusiate un po' di stanchezza. Se potete, prendetevi le ferie in quel periodo, magari verso fine settembre. Diversamente potrebbe essere utile per voi ridefinire i ritmi in questo periodo di vita, magari cambiare, non lo so, l'orario del pranzo e inserire mezz'ora di meditazione, cioè come se avessi bisogno di creare quotidianamente quel piccolo spazio che vi fa respirare, perché qui comunque avete un diavolo, ci sono come dei pesi, delle responsabilità che anche con questo 9 di bastoni qua alla fine si fanno sentire. Bene ragazzi, andiamo a vedere un koan, un messaggio buddista, una perla di saggezza buddista. L'eroe senza paura è un bambino colmo d'amore. Ma che bello. Allora, qui rivedo un po' tutta questa schiera di fanti, nel senso che vi sento pieni di entusiasmo. Qui abbiamo la carta del matto, è comunque anche lui un po' l'archetipo del fanciullo interiore, del bambino. Quindi è come se vi dicessero che è normale avere paura quando si fanno dei passi in avanti. Ehm, Questo è interessante perché anche in metafisica il contrario dell'amore non è l'odio, perché l'odio è sempre una forma di amore, però è molto molto distorto, è inquinato. Il contrario dell'amore, dove l'amore si intende come, scusate, espansione, è che cosa che fa? Contrarre la paura. E qui ce l'abbiamo. Quindi in un certo senso c'è come questa voglia di andare avanti del fante di coppe, del matto che è proprio l'amore, ma questa come titubanza, questo controllo, questa razionalità, questo ego che fa nascere la paura. Il diavolo è anche l'ego, no? Quindi ci sta come messaggio, lo trovo molto bello. Ok, ancora un messaggio induista stavolta. Andiamo verso le filosofie orientali. La via della saggezza. Dentro ogni individuo dimora la divinità. In te c'è la pace, scoprila. Questa è la via della saggezza. E qui abbiamo anche questa temperanza, ma sì, ma secondo me finirete il periodo così perché abbiamo veramente tante carte che mi parlano di equilibrio, di raggiungere il punto medio, di calma, di stabilità. E questa è l'immagine, non ve l'ho fatta vedere. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. In entrambe le parti tratto le credenze limitanti, ma nella sezione degli abbonamenti la formazione è più vasta.
Tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, parliamo di Kundalini, di alto basso astrale, di come trascendere l'ego. Insomma, ci sono veramente tanti argomenti che sono quelli che io ho studiato in decenni di formazione, e sto ancora studiando, in decenni di formazione personale e professionale, e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, numerate dall'1 al 4, perché 2 sono 3A e 3B, sono da guardare parallelamente. Bene, detto questo io vi auguro un'estate splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!